Ed eccoci di nuovo qui sul nostro canale. Uno dei nostri studenti, dopo aver visto la nostra fantastica lezione su NE, ha chiesto se potevamo realizzare un video su C. E potevamo dirgli di no? La particella C può essere usata in molti modi diversi. Quindi cominciamo subito, senza perderci in chiacchiere. Prima di tutto, C si usa con il verbo essere alla terza persona singolare e la terza persona plurale, con il significato di essere presente, esistere. Cosa stai cercando? C'è un evidenziatore in questo astuccio? In realtà ci sono 3 evidenziatori. Ah sì, eccoli. Inoltre, C sostituisce a più qualcosa. Hai pensato a cosa fare questa sera? Sì, ci ho pensato. Mangiamo sushi. Perfetto, lo adoro. C sostituisce anche con più qualcuno o qualcosa. Ehi, sei uscita con Roberta? Sì, ci sono uscita per un caffè. Immaginavo. Ancora, C sostituisce su più qualcuno o qualcosa. Rocco, ho bisogno di una mano per finire un progetto per l'università. Posso contare su di te? Certo che ci puoi contare. E non finisce qui. Infatti, C può sostituire anche in più qualcuno o qualcosa. Ma gli atei credono in Dio? No, gli atei non ci credono. Ah. A volte gli italiani, soprattutto nell'oralità, usano frasi dove il C è pleonastico, cioè non necessario. Sì, infatti, volendo riutilizzare la frase precedente, avrei potuto anche dire no, gli atei non ci credono in Dio. C, però, viene anche usato con il significato di qui, in questo luogo, oppure lì, in quel luogo. A proposito, hai visto la nuova casa di Davide? No, ci vado questa sera. E sapevi che ai nostri studenti piace molto Bari? Ah sì, lo so, infatti molti di loro ci vengono ogni anno. C viene usato anche con il verbo volere per indicare ciò di cui abbiamo bisogno per fare qualcosa. Quanto tempo ci vuole per imparare l'italiano? Normalmente ci vorrebbero diversi anni, però chi si iscrive al nostro canale ci mette soltanto pochissimi mesi. Iscrivetevi quindi. Provare per credere. Attenzione però! Avete notato che nell'esempio precedente Graziana ha detto ci mette. Quando usiamo ci con il verbo mettere, indichiamo una quantità temporale. In ogni caso, se volete saperne di più sull'uso di volerci e metterci, guardate il nostro video dettagliato su questo tema. Infine, ci può essere pronome riflessivo
di prima persona plurale. Ci laviamo sempre le mani prima di mangiare. Però può anche sostituire il pronome complemento oggetto noi. Se ci chiamano, rispondiamo. E per concludere, ci può sostituire l'espressione a noi. Non ci hanno detto niente di quell'episodio. No. Lo so, l'uso di ci è un po' complicato. Però sul nostro sito vi abbiamo lasciato molti esercizi, così potete verificare se avete appreso i contenuti di questa lezione. E se questo video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi contenuti. Alla prossima! Ciao ciao!